Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi per la rubrica Primi passi parleremo di aumenti e diminuzioni, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per quanto riguarda gli amigurumi e sia il filet. Prima di iniziare la lavorazione e quindi farvi vedere il tutto, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Vi volevo anche invitare a lasciarmi un pollice all'insù se il video vi piace e a commentare qui sotto se volete che io faccia un qualcosa di particolare sempre nelle rubriche che io dedico appunto ai primi passi all'uncinetto. Inizieremo subito col farvi vedere l'aumento per quanto riguarda l'abbigliamento, quindi sia che si realizzano maglie, top, gonne, maglioncini, tutto ciò che si voglia realizzare per quanto riguarda il vestiario. Allora facciamo il cappietto. Qui ci facciamo un tot di catenelle senza calcolare quanto. Io per farvi vedere questa lavorazione sto utilizzando un cotone numero 5 e un uncinetto numero 3, però è solo per appunto farvi vedere. Non sto contando neanche le catenelle, comunque ne sto facendo qualcuna. Ci rialziamo con 2 e saltiamo 1 2 3 catenelle ed entriamo nella quarta, quindi ci facciamo una riga di maglie alte, così vi potrò far vedere già dal prossimo giro come possiamo fare gli aumenti. Ho fatto una riga di maglie alte. Allora ci rialziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Allora gli aumenti, sia che si facciano o con maglie alte, mezze maglie basse, doppie maglie, sono sempre uguali, quindi io vi farò vedere la lavorazione di maglie alte, ma in questo caso poteva essere anche maglie basse, mezze maglie, è la stessa cosa. Quindi ci rialziamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro, prendiamo il filo sull'uncinetto ed effettuiamo nella stessa maglia, questa proprio che abbiamo generato le 3 catenelle, facciamo un'altra maglia alta. Quindi qui abbiamo sviluppato il primo aumento. In un punto sottostante abbiamo lavorato 2 punti, quindi un punto è normale perché in ogni punto un punto in più, quindi abbiamo fatto un aumento. Continuiamo la lavorazione. Volendo fare degli aumenti anche nella parte centrale, basta fare 2 maglie nello stesso punto di base. Quindi se io devo fare un aumento nella parte centrale, così in una maglia sottostante otterrò 2 maglie nella parte sopra. Quindi continuo così e nella parte finale farò la stessa cosa. Volendo aumentare di lato, 2 maglie all'inizio, 2 maglie le andrò a lavorare alla fine del giro. Quindi gli aumenti sono semplicissimi a fare per questo tipo di lavorazione, perché solo lavorare 2 maglie nello stesso punto, quindi aumentare di 1. Se dobbiamo fare 2 aumenti ci sono 2 alternative. O fare 2 maglie nello stesso punto e nel punto seguente altre 2 maglie, quindi otterremo 2 aumenti iniziali,
oppure in alternativa lavorare 3 maglie iniziali nello stesso punto, anche se io consiglio la seconda opzione perché il lavoro viene sempre più pulito. Quindi arrivati alla fine del giro, quindi della riga, ci lavoreremo sempre per fare l'aumento nella parte estrema. Qui abbiamo fatto le 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella e ci lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi abbiamo generato un altro aumento e qui il lavoro già si vede. Comunque la lavorazione tende ad allargare lateralmente. Facciamo 3 catenelle e ora vediamo come si fanno le diminuzioni. In questo caso abbiamo fatto, se noi dobbiamo fare delle diminuzioni nella parte iniziale, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e facciamo una maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto e facciamo una maglia alta non chiusa. Con 3 asoline sull'uncinetto chiudiamo insieme. Quindi dei 2 punti sottostanti ne abbiamo ottenuto uno e qui abbiamo fatto la diminuzione. Lavoriamo tranquillamente tutta la riga e arrivati alla parte finale, quindi all'altra estremità, dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Quando vi ritrovate nella parte finale avete 1, 2 e 3 con le 3 catenelle iniziali. Entrate nella terza maglia e fate una maglia alta non chiusa. Entrate nella maglia successiva, maglia alta non chiusa e chiudete insieme. E poi nelle 3 catenelle fate la maglia alta. Quindi nelle estremità dovrete fare così perché da una parte all'altra non cambia la lavorazione. Quindi da qui che iniziate con 3 catenelle, le diminuzioni le andate a fare nella seconda e nella terza e la stessa cosa dovete fare dall'altra parte. Mi raccomando questo passaggio perché se no il lavoro non viene omogeneo. Quindi come aumenti e diminuzioni, questo facendolo o con maglie alte o con mezze maglie o con maglie basse, con qualsiasi maglia si voglia lavorare, nel settore vestiario, quindi maglioni, gonne, vestitini, si fa sempre così. Quindi l'aumento e la diminuzione si lavorano come vi ho fatto vedere. Invece, per quanto riguarda il filet, che è quello più complicato a capire un aumento, allora abbiamo questa striscia, manteniamo sempre questa striscia. Io qui ho fatto le diminuzioni ma non mi interessa, cioè manteniamo questi punti che abbiamo comunque nella parte di sopra. Allora io devo andare a lavorare un aumento, cioè devo aumentare nella lavorazione che sto appunto facendo. Quindi ho fatto il mio ultimo punto e quindi ne devo aggiungere uno. A filet noi sappiamo che ogni quadratino è formato da quello una maglia alta nell'estremità, 2 maglie alte e l'altra maglia alta, quindi 4 maglie alte. In questo caso abbiamo chiuso con la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto,
rientro nelle asoline che ci sono all'inizio, guardate, e prendo tutte e due, quindi nella base. Esco il filo, così, ne ho 3. Prendo il filo e lo faccio passare in una sola, quindi devo fare una maglia alta allungata. Ho sempre 3 asoline. Prendo il filo e lo faccio passare in 2. Prendo il filo e lo faccio passare in una. E ho fatto la mia prima maglia di allungamento. Filo sull'uncinetto, rientro qua, appunto, prendendo tutte e due le asoline. Faccio passare il filo. Ne ho 3. Prendo il filo e lo faccio passare in una sola asolina. Ne ho sempre 3. E ora faccio la maglia alta normale, quindi in 2 e nelle altre 2. E ho generato la mia terza maglia. Qua parliamo che è così la lavorazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto e rifacciamo la stessa cosa. Prendiamo le asoline nella parte sottostante e le prendiamo tutte e due. Quindi cercate di prendere le 2 asoline sottostanti. Facciamo passare il filo, lo facciamo passare in 1, lo facciamo passare in 2 e lo facciamo passare nelle ultime 2. Per ora abbiamo aggiunto un quadretto pieno, perché la solina esterna era questa e ne abbiamo aggiunti 3. Quindi abbiamo aggiunto un quadretto pieno. Quindi dobbiamo lavorare sulla base. Quindi dobbiamo formare con la maglia alta allungata la base della nostra lavorazione. Per creare invece il foro, quindi nel filet ci sono i punti pieni, il punto vuoto, basta fare 2 catenelle, che sono le catenelle di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sempre nella base prendendo le 2 asoline, tiriamo il filo, lo facciamo passare in una, lo facciamo passare in 2 e lo facciamo passare nelle altre 2 e qui abbiamo creato il nostro foro e possiamo continuare così se vogliamo creare altri punti. Come vedete abbiamo fatto l'allungamento di una riga. Ora facciamo invece un altro tipo di lavorazione. Questo è l'allungamento diretto di una riga. Mettiamo il caso che lo schema che stiamo seguendo nella parte, quindi nel giro successivo, dove noi ora ci dovremmo rialzare con 3 catenelle, nel giro successivo ci vuole un punto in più. Quindi in questo caso come lo creiamo? Facciamo 1, 2, che sono le catenelle di base, per fare qualsiasi tipo o foro o le maglie alte, e poi lavoriamo le 3 catenelle che dobbiamo lavorare all'inizio del lavoro. Voltiamo il lavoro, prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3 ed entriamo nella quarta catenella e sopra le catenelle che abbiamo appena inserito lavoriamo la maglia alta. Le 3 catenelle è la prima maglia alta, quindi 2. Nella catenella successiva lavoriamo la terza
e ci riagganciamo con la primissima maglia alta che ci ritroviamo nella parte inferiore. Quindi in questo modo abbiamo inserito un altro, abbiamo fatto un altro tipo di aumento. Quindi abbiamo fatto l'aumento della riga diretta e poi ci siamo allungati con 5 catenelle e abbiamo lavorato su 2 catenelle sottostanti. Quindi abbiamo calcolato le 3 catenelle come prima maglia alta e abbiamo fatto la prima maglia alta sulla quarta catenella e sulla quinta. Dopodiché ci riagganciamo al lavoro. Nel foro lavoriamo, facciamo finta di lavorare comunque 2 maglie alte e la maglia nello spazio, praticamente nella separazione, quindi nella riga. E qui abbiamo lavorato 2 maglie alte, 2 diciamo punti pieni. Qui abbiamo il punto vuoto che abbiamo appena lavorato dalla parte inferiore. Quindi il lavoro, abbiamo aumentato la nostra lavorazione in un modo e nell'altro. Per farvi vedere la diminuzione ho continuato a lavorare le mie maglie alte fino ad arrivare qui nella parte finale, dove abbiamo in questo caso 1, 2, 3, 4 punti. Ci lavoriamo l'ultimo punto e dobbiamo lasciare 3 punti sottostanti. Quindi se qui prevede una diminuzione, quindi di un punto, parliamo di un quadretto, vuoto pieno che sia, non lavoriamo gli ultimi 3. Nella parte superiore, girando il lavoro, se dobbiamo diminuire di un quadretto, cosa facciamo? Noi ci ritroviamo in questo punto. Dobbiamo camminare a maglie bassissime, quindi prendiamo il filo e lo facciamo passare nella solina, prendiamo il filo e lo facciamo passare nella solina e prendiamo il filo e lo facciamo passare nella solina. Con maglie bassissime dobbiamo camminare per 4 punti totali, ci dobbiamo fermare alla quarta maglia e da qui con 3 catenelle ci rialziamo e facciamo il quadretto pieno. Se invece dobbiamo fare il quadretto vuoto, ci rialziamo con 5 catenelle e saltiamo 2 maglie di base e ci agganciamo alla terza. Quindi qui abbiamo fatto la diminuzione non lavorando queste maglie e la diminuzione camminando a maglie bassissime per il punto sottostante. Quindi queste sono le diminuzioni dall'altra parte. Questi sono gli aumenti e queste sono le diminuzioni. Quindi è tutto molto semplice. Io ripeto, se avete delle domande da farmi, mi raccomando, scrivetemi qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, io cercherò sempre di aiutarvi, però è tutto molto chiaro, capito il meccanismo, vi assicuro che vi verrà semplicissimo. Per quanto invece riguarda gli amigurumi, che sono delle lavorazioni in tondo, io vi ho fatto vedere nei lavori che avevo già fatto, quindi che ho portato qui sul canale, sia per la colomba, sia per il cuore, amigurumi, per varie lavorazioni. L'aumento è come quello che abbiamo visto sul vestiario, quindi 2 punti nello stesso punto. E noi lo vediamo quando per creare un amigurumi il cerchio va ingrandito facendo degli aumenti ed è semplicissimo. Fare 2 maglie nella stessa maglia. Gli amigurumi solitamente si lavorano sempre a maglie basse, in casi proprio straordinari si lavorano a mezze maglie.
quindi fare tipo 2 maglie basse nello stesso punto. La diminuzione io come la faccio solitamente? Voi nei video degli amigurumi ve ne accorgete. Io prendo le asoline, quindi le asoline esterne, quindi dobbiamo fare una diminuzione di un amigurumi, quindi di un pupazzetto, quelli là imbottiti per capirci. Io prendo una solina, vado nell'altra direttamente, quindi 2 asoline sull'uncinetto, faccio passare il filo, mi ritrovo dopo averlo fatto passare con 2 asoline sull'uncinetto e chiudo. Quindi la diminuzione sugli amigurumi le faccio sulle asoline esterne. Io questo faccio per farvi vedere, se no dovrei lavorare un amigurumi completo all'incirca, perché per farvi 2 asoline tiriamo il filo, facciamolo passare solo nelle 2 asoline, mi ritrovo 2 asoline sull'uncinetto e chiudo insieme. E queste sono le diminuzioni che io effettuo sugli amigurumi, che veramente risulteranno invisibili, quindi anche belli a vedere, perché non sono delle diminuzioni accentuate. Quindi spero di essere stata chiara con gli aumenti e le diminuzioni dei 3 tipi di lavorazione che vi ho presentato oggi. Se avete domande, ribadisco, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video, sempre raccomandandovi di farmi sapere se avete qualche progetto, qualche punto particolare che volete che io vi proponga qui sul canale.